Il rinvaso definitivo è il più importante di tutti. Deve sostenere la fioritura, la fruttificazione e difendere le radici dal caldo torrido dell'estate. Oggi vi mostro la mia formula vincente per creare una vera fortezza biologica. Seguitemi. Andiamo a preparare il substrato. Come base utilizzo il terriccio Ricoter Activerde, il top della ricerca svizzera senza torba né fibra di cocco. Aggiungo humus di lombrico, pietra pomice intorno ai 2-5 mm di diametro, perlite e biochar. Questo mix è una bomba atomica di vita. L'humus porta i microorganismi benefici. La pomice idrata e funge da magazzino perché trattiene l'acqua e i nutrienti e li rilascia solo quando la pianta ha fame. La perlite crea delle microsacche d'aria fondamentali per la respirazione radicale, evitando così l'ipossia. E il biochar? Immaginatelo come un condominio di lusso, con il frigorifero pieno per i nostri microorganismi benefici. E avendo inserito una carica organica così potente con l'humus, avete creato un buffet completo a lento rilascio. Per le prime 4-5 settimane vi potete completamente dimenticare i flacconi di concime. Dare del fertilizzante adesso significa solo mandare la pianta in overdose e bruciare le radici. Quindi il primo mese è gratis. Sapete quante gocce di concime liquido hanno visto queste piante finora? 0. Il segreto? Parto fin dall'inizio con un mix biologico super carico, che si ricarica e si rinforza automaticamente ad ogni singolo rinvaso, grazie a del nuovo mix. Attenzione, quando miscelate la perlite e il biochar, si sollevano delle polveri sottilissime. Sono come dei micro aghi invisibili per i polmoni. Ricordatevi di spruzzare un po' d'acqua con lo spruzzino e indossare sempre una mascherina, possibilmente FFP2. La sicurezza prima di tutto. Le dosi per la mia ricetta del rinvaso finale sono 14 parti di Ricoter Activerde, 8 parti di humus di lombrico, 8 parti di pomice, 7 parti di perlite e una parte di biochar. Dunque, metto qualche centimetro di questo mix sul fondo del mio vaso in tessuto da 26 litri per i miei chinense. Ma parliamo del contenitore. Tutti elogiano i vasi in tessuto per due motivi sacrosanti. La potatura aerea naturale. Nei vasi di plastica, quelli classici, le radici girano intorno quando arrivano alle pareti e iniziano a spiralizzare. Un cappio che soffoca la pianta. Nel tessuto invece la radice ad un certo punto incontra l'aria, quindi si ferma e ramifica. Più radici capillari uguale più assorbimento. E poi il controllo termico, perché il tessuto respira. Evita l'effetto forno della plastica sotto il sole d'estate. Ma c'è un inganno di marketing. Quando sentite la parola tessuto, subito pensate a qualcosa di naturale, come il cotone, il lino, giusto? Sbagliato. La quasi totalità dei vasi in tessuto che si trovano in commercio, i classici geotessili neri, è fatta di plastica, poliestere o polipropilene, spesso derivato dalle bottiglie PET riciclate. Certo, meglio della plastica rigida, ma a fine ciclo resteranno delle fibre sintetiche che non si decompongono e che lasciano purtroppo delle microplastiche nel terreno. Ecco perché quest'anno ho deciso di fare un vero salto di qualità. Ho acquistato questi vasi in tessuto di canapa al 100%. Questa è vera ecologia. Ed ecco perché scegliere la canapa. La sostenibilità è estrema. Le piante di canapa crescono rapidissime, consumano pochissima acqua, non richiedono né pesticidi né diserbanti e rigenerano il terreno. Poi sono 100% biodegradabili, quindi a fine ciclo li potete prendere e gettare nel compostaggio. 0 rifiuti, 0 plastica, 0 impatto. Oppure li ritagliate e li potete utilizzare come, coperchi per fare una pacciamatura nei vasi poi nell'anno prossimo. Inoltre, come potete vedere, hanno uno spessore maggiore.
Quindi proteggono meglio le radici dal sole estivo, proteggono meglio dagli sbalzi termici, substrato più fresco in estate e più protetto dal gelo nel caso in cui decidiate di tentare lo svernamento invernale. E infine trattiene più umidità. Costano di più, certo, ma è una questione di trasparenza e di etica. I vasi in microfibra sintetica vengono stampati in serie, in enormi fabbriche asiatiche a costi ridicoli. E indovinate un po', spesso senza tutelare i lavoratori. La vera fibra di canapa, invece, richiede una filiera tessile tracciabile, una lavorazione meccanica più complessa della fibra e una manifattura etica. Costa di più perché non sfruttano i bambini, garantisce salari dignitosi agli artigiani e supporta un'agricoltura pulita. Un investimento che vale ogni singolo centesimo per la salute delle nostre piante e del nostro pianeta. Dunque, prima di rinvasare faccio pulizia. Rimuovo i piccoli germogli, le foglioline basali, che praticamente tolgono solo energia. Via momentaneamente anche il tutore se infastidisce. Estraggo la pianta. Con una mano tengo il panetto e faccio cadere la terra superficiale nel vaso vuoto. Guardate le radici, le smuovo delicatamente con le dita. Fortunatamente non sono spiralizzate. Se le vostre lo sono, vi rimando al mio video specifico su come effettuare una bonifica alle radici spiralizzate. Posiziono la pianta nel sacco in canapa in cui ho già messo sul fondo del mix, lasciando sempre 2 dita dal bordo superiore per la pacciamatura e riempio i lati con del terriccio. Regola d'oro: non schiacciate la terra con le mani. Creereste soltanto un blocco compatto che soffoca le radici, anche se ce la perlite. Alzate il sacco e dategli 3 o 4 colpi a terra. Così facendo il terriccio si assesterà da solo, mantenendo la perfetta porosità. Ora applichiamo la pacciamatura. Uso della fibra di legno chiara simile alla paglia. È eccezionale, essendo chiara funziona come uno specchio. Riflette i raggi solari e mantiene fresco il terreno, ma essendo ariosa fa respirare il substrato. E voilà, il rinvaso definitivo è fatto. Le mie piante sono esposte a sud, prendono il sole dalla mattina alla sera. Qui in estate arriviamo tranquillamente a 35-36 gradi. L'umidità media è al 60%, eppure stanno divinamente e do acqua solo una volta ogni 3 giorni, grazie a questo mix. Perché negli anni passati, con degli altri mix che facevo non così ottimizzati, dovevo dare acqua tutti i giorni. Bene, l'ultimo step è un'irrigazione profonda. Uso l'acqua del rubinetto tranquillamente perché so che il mio comune non usa il cloro. In più le tubature esterne si scaldano al sole, quindi l'acqua esce già a temperatura ambiente, evitando uno shock termico alle radici. Ma se la vostra acqua è gelida o non sapete se il vostro comune utilizza o no il cloro, riempite dei secchi o degli innaffiatoi la sera prima. Il giorno dopo il cloro sarà evaporato, l'acqua avrà raggiunto la temperatura ambiente e siete a posto. Ragazzi, le nostre estati sono sempre più torride, sempre più estreme. E sapete perché? Tra le altre cose, anche a causa dell'abuso di torba, della fibra di cocco e della chimica minerale, che piano piano distruggono il pianeta. Smettetela di farvi fregare dal marketing. Scegliere materiali realmente ecologici, naturali come la canapa e locali non fa bene solo all'ambiente, ma vi garantisce piante mostruose e in salute. Forse nessuno di noi da solo può fare miracoli, ma non dimentichiamoci mai che il mare è formato da singole gocce. Ogni singola scelta ecologica che facciamo nei nostri vasi è una di quelle gocce. Se volete supportare le mie ricerche scientifiche sui peperoncini e avere una linea diretta con me e gli esperti nella community, unitevi alla nostra brigata VIP su Patreon e su Telegram. Il link è qui sotto. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!